Ciao a tutti! Oggi video focus sulla manica a giro. Si parlerà però del top down perché nel bottom up o nella costruzione a pezzi i conteggi e la lavorazione sono diversi. Quindi questo è un video focus proprio sulla manica a giro, che sia il metodo classico o il metodo contiguous, però nel top down. Io il metodo classico l'ho imparato leggendo il libro di Barbara J. Walker, Knitting from the Top. Invece il metodo contiguous è un metodo che ha ideato Susie Myers. All'inizio è uguale per tutti e due la costruzione, quindi per le spalle la costruzione è identica, quello che cambia è proprio la realizzazione della manica. Quindi, visto che l'inizio è lo stesso per tutti e due i metodi, ve lo spiego. Lasciamo un attimo da parte il collo perché, come sapete, nello sprone, che sia raglan, che sia sprone rotondo, piuttosto che appunto con la manica a giro, il collo si può formare come si vuole. In questo caso io ce l'ho a V, però potrebbe essere girocollo, potrebbe essere lupetto, potrebbe essere dolcevita, a barchetta. Lì appunto lo scollo si forma a parte. Adesso parliamo solo della formazione dello sprone, nella fattispecie della formazione della manica, perché come vi dicevo in tutti e due i metodi è uguale. Quindi si avvia il numero di maglie che vi serve per lo scollo e poi si divide praticamente a metà le maglie per il davanti e per il retro. Se lo state facendo a V è chiaro che si prende, diciamo, la misura del collo, del retro del collo. Si possono fare i ferri accorciati per dare maggiore profondità e per coprire il collo dietro, per far sì che ci sia l'alzata del collo, però parlando solo ed esclusivamente appunto della spalla, vedete qui si inizia subito mettendo dei marcatori e lasciando 1, 2, 3, 4, quante maglie volete fra i marcatori nel centro, e poi tutti i giri, tutti, bisogna fare un aumento prima e un aumento dopo il marcatore, stessa cosa per l'altra spalla chiaramente, fino ad arrivare ad un osso che si chiama acromion. È l'ossicino che c'è qui sulla spalla. Adesso tento di farvelo vedere. Questo, non so se riuscite. Guardate, magari così si vede. Ecco, eccolo qui, questo ossicino. Questo, che vedete è in corrispondenza col nostro scalfo. Quindi si aumenta tutti i giri fino ad arrivare a quest'osso in corrispondenza proprio dello scalfo. Una volta che siamo arrivati qua, ecco che i due metodi sono diversi. Nel metodo classico della J. Walker si lavora poi il davanti e il retro fino all'altezza dello scalfo. Praticamente per il davanti è questo pezzo e per il retro, vedete, si vede qua, è questo pezzo. Chiaramente non basta, perché poi bisogna andare a prendere la misura del sopraseno o del seno, lì dipende come volete lo scalfo, e aumentare, avviare a nuovo le maglie per il sottomanica, in maniera da poter poi lavorare il corpo e di conseguenza le maniche. Come vengono lavorate le maniche nel metodo classico? Si riprendono le maglie qua partendo dalla spalla e si lavorando a ferri accorciati per modellare proprio questo pezzo della spalla, e poi si continua a lavorare per l'ampiezza della manica. A quel punto potete fare la manica corta, la manica a tre quarti, la manica lunga. Anche lì sapete che per le maniche
si può fare quel che si vuole come per lo scollo e per il corpo, perché anche per il corpo, se io lo voglio sciancrato, lo voglio dritto, lo voglio che scenda magari un po' scampanato, lì dipende. Noi ecco, stiamo parlando solo della costruzione dello sprone, no? Quindi tutti, collo, maniche e corpo, tutti gli altri componenti li potete fare come volete. Per quanto riguarda invece il metodo della Myers, invece che cosa si fa? Arrivati alla spalla si chiama contiguous proprio perché non si smette di lavorare in circolare, si lavorano i vari pezzi, ma si prosegue lavorando e formando anche la manica. E come? All'interno, aspettate che mi avvicino così vedete meglio, non si lavora più gli aumenti all'esterno delle maglie, vedete che formano la spalla, ma si inizia a lavorare gli aumenti all'interno. Quindi gli aumenti all'interno si lavorano all'inizio tutti i giri, proprio per subito dare ampiezza per la spalla, poi si lavorano solo un giro sì e un giro no, e quando si è arrivati all'ampiezza del braccio, il braccio è questo, da qui a qui, non è tutto, non è anche sotto, quando si è arrivati a coprire questa porzione, a quel punto si va giù dritti fino ad arrivare, senza più fare aumenti, fino ad arrivare all'altezza dello scalfo. A quel punto si mettono in sospeso le maniche, si avviano a nuovo come per il metodo tradizionale le maglie per il sottomanica e poi lì si lavora il corpo e infine si riprendono le maniche e si lavora la lunghezza della manica che più preferite. La regola che di base diciamo che ci indica quanti giri dobbiamo aumentare tutti i ferri per creare proprio la spalla, quanti giri dobbiamo invece lavorare con gli aumenti, un giro sì, un giro no, e quanti invece dobbiamo fare senza aumenti, è semplice. La Myers dice che bisogna prendere l'altezza dello scalfo, dividerla in 6. Il primo sesto bisogna lavorare gli aumenti tutti i giri. Poi, finito il primo sesto, va lavorato un giro sì e un giro no, fino ad arrivare a coprire tutto il braccio. Quando si è coperto il braccio, come vi ho detto prima, da qui a qui, a quel punto si scende e si lavora senza aumenti fino appunto all'altezza dello scalfo. Come sempre ci sono delle varianti perché non siamo fatte tutte uguali. Quindi se una ha tanto seno, per esempio, può fare anche degli aumenti per il seno in questa fascia, proprio perché partendo dall'ampiezza della spalla, chiaramente noi arriviamo qui che abbiamo questa ampiezza, ma se una ha più seno è chiaro che qui si possono fare degli aumenti per non aumentare tantissime maglie nel sottomanica, perché nel sottomanica, attenzione bene, in tutti e due i metodi, sia il tradizionale che il contiguous, vanno aumentate solo, vanno avviate a nuovo solo le maglie del braccio, vedete, quello che praticamente, così sembra che è un braccione, poggia sul nostro corpo, perché noi abbiamo lavorato questa ampiezza, ma questa qui sotto va avviata a nuovo. Certo che se abbiamo molto seno, magari non basta per il corpo, perché ci sarà stretto, non è il mio caso, però diciamo che se ne avete molto, ecco, potete fare appunto questi aumenti che vi dicevo. Poi da lì la manica parte e con tutti e due i metodi la lavorate come volete. Adesso vi lascio degli esempi con i relativi link di tutorial che ho fatto utilizzando questi metodi.
Per quanto riguarda gli aumenti, in tutti e due i metodi si utilizzano l'aumento intercalato a destra e a sinistra, sia sulla lavorazione a dritto sia sulla lavorazione a rovescio. Questo perché chiaramente con questi metodi è possibile fare anche dei cardigan, cioè non si possono fare soltanto dei maglioni chiusi, ma anche appunto dei cardi. E anche gli aumenti si possono modificare, si può utilizzare il gettato per fare degli aumenti decorativi, oppure il gettato ritorto, visto che è leggermente più semplice da lavorare, piuttosto che fare proprio una vera e propria decorazione per quanto riguarda la spalla, così come nel raglan all'interno ci possiamo mettere, che ne so, una treccia, un motivo. E anche i punti da utilizzare proprio per il maglione possono essere i punti che più vi piacciono, dei punti fantasia. A chi sta bene la manica a giro o contiguos? Beh, un po' a tutti, uomini, donne, ragazze, ragazzi, bambine, bambini, anche neonati. Certo, nei neonati è più difficile andare a calcolare quanto è lunga la spalla e poi iniziare magari a riprendere le maglie per il braccio. È un lavoro un po' più difficile, e poi soprattutto ricordatevi che se non lo fate aperto sul davanti, quindi un cardigan, visto che i neonati hanno la testa piuttosto grande rispetto alle spalle, qui dovete fare l'apertura per far sì che gli passi dalla testa. Quindi diciamo che anche se è possibile lavorarlo per dei neonati, io non ve lo consiglio. Ve lo consiglio, ecco, sui bambini già più grandicelli. Per quanto riguarda la comodità del contiguo, è sicuramente un maglione comodo, ma bisogna stare attenti a calcolare bene l'ampiezza della manica e lo scalfo, altrimenti se qui vi tira farete fatica ad alzare il braccio. Chiaramente, come il raglan, non ce n'è, quello lo sapete, secondo me è il maglione più comodo di tutti. Però ecco che rispetto ad altri maglioni sicuramente la manica a giro è una manica comoda, se appunto stiamo attenti a calcolare bene, ecco, lo scalfo e l'ampiezza della manica. Per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!